Pan erano immigrati vietnamiti in Canada. Anne è nato e studiato in Vietnam. Si trasferì in Canada nel 1979 come rifugiato politico. Vic immigrata come rifugiata. I due si sposarono a Toronto e da questo matrimonio nascono due figli, Jennifer, che è nata nel 1986, e Felix nel 1989. I Pan hanno trovato lavoro presso una fabbrica di automobili, Vic come direttrice e Anne come macchinista. La coppia ha lavorato direttamente per garantire ai propri figli l'educazione e le opportunità che loro stessi avevano perso. Nel 2004 avevano messo da parte abbastanza soldi per poter acquistare una bella casa in una strada residenziale di Markham. E anche due belle auto. Vic aveva una Lexus e Anne aveva una Mercedes. Avevano accumulato $200.000 canadesi di risparmi. I signori Pan stabilirono molti obiettivi per i loro figli e avevano aspettative molto alte nei loro confronti. Jennifer, infatti, prendeva lezioni di piano dall'età di 4 anni, così come lezioni di pattinaggio artistico, dove si allenava quasi tutti i giorni durante la settimana. Sognava e sperava di diventare una campionessa olimpica, ma a causa di un infortunio dovette rinunciare. Jennifer frequentava il liceo cattolico Mary Ward, dove suonava il flauto nella banda. I genitori monitoravano molto da vicino le sue attività extrascolastiche e non le permettevano di uscire una sera con gli amici, di partecipare a balli della scuola, tantomeno di uscire con i ragazzi o di avere un fidanzato. Durante l'ultimo anno di liceo, Jennifer è una studentessa con voti nella media. Non riesce a eccellere, quindi per non far arrabbiare i suoi genitori, falsifica le sue pagelle. Ma in realtà i suoi voti scendono drasticamente e venne bocciata. Aveva ottenuto durante l'anno l'ammissione anticipata alla Ryerson University, che a causa di questa bocciatura gli venne revocata, e di nuovo non disse nulla ai suoi genitori per non deluderli. La paura di deludere i suoi genitori la costrinse a mentire. Finse di frequentare quest'università. Dava lezioni di pianoforte e la sera lavorava in un bar per poter mettere qualche soldo da parte. In più comprò i libri di testo e il materiale scolastico perché così i genitori non avrebbero sospettato nulla. Durante l'ultimo anno di liceo, nella banda scolastica, Jennifer conobbe un ragazzo, un certo Daniel Wong. Daniel Wong è un ragazzo di origini miste, cinesi e filippine. Dopo il liceo si trasferì a Cardinal Carter Academy, a Toronto, a causa dei suoi bassi voti. In seguito studiò alla York University. Il ragazzo aveva precedenti penali per traffico e spaccio e lavorava in una pizzeria che si chiama Boston Pizza. Jennifer iniziò una relazione con lui. Per andare a vivere insieme a lui, Jennifer dice ai suoi genitori se può trasferirsi da un'amica, così che l'università fosse vicina e non avrebbe fatto tutta quella strada per andare a lezione. I genitori acconsentirono e lei si trasferì da Daniel, mentendo ancora una volta ai genitori, dicendo che si trovava a casa di un'amica. Mentre Jennifer fingeva di completare i suoi studi universitari, disse ai genitori di aver trovato lavoro presso un ospedale per bambini di Toronto, il Sick Kids. Ma i genitori qualcosa li insospettì. La ragazza non aveva né un tesserino ospedaliero né un uniforme, quindi la seguirono e lì scoprirono che non era vero, che fosse tutta una menzogna. Scoprirono anche che la figlia non si era nemmeno diplomata. Dopo tutte queste bugie che avevano scoperto, si insospettirono ancora di più e chiamarono l'amica di Jennifer, che gli rivelò che Jennifer non la vedeva da tempo e che non viveva insieme a lei. Jennifer a questo punto ammise di avere un ragazzo e di vivere insieme a lui, Daniel Wong. Anne, il padre di Jennifer, andò su tutte le furie e diede un ultimatum alla figlia, quello di riprendere a studiare e di vivere a casa con loro, o di non tornare più a casa. Jennifer allora decise di rimanere insieme ai suoi genitori
e di chiudere la relazione con Daniel, ma ovviamente i due continuarono a sentirsi. Fino a quando Daniel, stufo di questa situazione dei genitori di Jennifer, la lasciò definitivamente e iniziò una nuova relazione con un'altra ragazza di nome Christine. A Jennifer questa cosa non andava e allora cominciò a dire a Daniel di avere uno stalker. Qualcuno gli mandava dei messaggi minatori, per posta gli erano arrivati proiettili, qualcuno era entrato in casa sua. Anche a Daniel cominciano ad arrivare messaggi minatori con scritto "ti teniamo d'occhio". Nella primavera del 2010 Jennifer si risente con un vecchio compagno di scuola di nome Andrew. Un giorno lui, per messaggio, le confessa che ha pensato più di una volta di uccidere suo padre perché non lo sopporta più. È qui che a Jennifer viene la terrificante idea di voler uccidere i suoi genitori. Così facendo avrebbe riconquistato il suo fidanzato Daniel. In più avrebbe venduto la casa dei genitori del valore di $500.000 per poter iniziare una nuova vita insieme a lui. Jennifer riferisce tutto questo a Andrew, che la mette in contatto con un ragazzo, un amico suo, Riccardo Dancay, che lei assolda per $1.500 per uccidere suo padre nel parcheggio del suo posto di lavoro. Ma il ragazzo alla fine restituisce i soldi, si tira indietro e respinge la proposta. Passa un po' di tempo e Jennifer ricontatta Daniel. Anche a lui confessa di voler uccidere i suoi genitori. Daniel allora la mette in contatto con un ragazzo di origine giamaicane, di nome Lanford, che lei chiamò Homeboy. Si mise d'accordo con lui di uccidere i suoi genitori per $10.000. E qui arriviamo alla sera dell'8 novembre 2010. Una giornata come tante, come tutte per la famiglia Pan. Jennifer è in camera sua a guardare la TV. La madre era fuori casa per una lezione di ballo e il padre era a letto. Jennifer messaggia con Daniel e dice che sta aspettando sua madre. Dopo un po' di tempo sua madre rientra, lei scende dal piano di sopra per salutarla e nel frattempo apre la porta principale per facilitare l'accesso ai sicari. Stanford si erano uniti altri due complici. Quella sera entrarono in casa, inscenarono la rapina, spararono ai genitori di Jennifer, uccidendo la madre e ferendo gravemente il padre, per poi andare via. Le loro immagini vengono riprese sia al momento dell'ingresso che al momento della fuga dalle telecamere di sorveglianza di un vicino di casa. Dopo la fuga dei sicari, Jennifer contatta il 911. Recita la parte della testimone sopravvissuta e mentre spiega i fatti all'operatrice si sente Anne gridare dal dolore e anche per aver visto sua moglie deceduta, che ormai non respirava più. Soccorsi e polizia arrivano nello stesso tempo. Per Vic, appunto per la madre, non c'è più niente da fare. Per salvare invece Anne, il padre, lo inducono in coma farmacologico e lo trasportano d'urgenza all'ospedale. La polizia interroga Jennifer e gli chiede di ricostruire quello che era successo. La ragazza dice di essere stata presa e legata al corrimano della scala, mentre sentiva urlare i suoi genitori e i rapinatori volevano i soldi, ma suo padre si opponeva. La madre di Jennifer gridava: non ci sono soldi qui, non ci sono soldi qui, risparmiate mia figlia. Dopodiché sentì gli spari. Lei nel mentre riuscì a prendere il telefono dalla tasca e a chiamare il 911. La polizia indaga sulla famiglia Pan, sugli amici, sui vicini e qui salta fuori il nome di Daniel. Un ragazzo con precedenti penali, ex fidanzato della figlia. Decidono di interrogarlo e viene convocato in centrale. Il ragazzo si presenta. Daniel dice che quella sera era a casa che dormiva, che con Jennifer la relazione era finita per via dei suoi genitori perché non volevano per lui. Lui adesso stava con un'altra ragazza di nome Christine, ma ogni tanto si scriveva ancora con Jennifer, come amici. Dopo questo interrogatorio, la polizia si chiede come mai Jennifer non avesse fatto il nome di Daniel, quindi viene riconvocata.
Gli viene chiesto di Daniel. Gli viene chiesto anche di mostrare come avesse fatto a prendere il telefono dalla tasca essendo legata al corrimano della scala. Qualcosa agli investigatori comincia a non tornare. Perquisendo la casa dei Pan, notano che tanti oggetti di valore e anche tanti soldi non sono stati presi. E poi pensano come mai i rapinatori hanno ucciso i coniugi ma hanno lasciato in vita un potenziale testimone. Cominciano a sospettare proprio di Jennifer. Dopo 3 giorni dal coma il padre si risveglia. Riferisce che quella sera Jennifer non era legata e che camminava lungo il corridoio insieme a un rapinatore e parlava con lui a bassa voce. Dopo aver interrogato il padre, Jennifer viene interrogata nuovamente per la 3ª volta. Questa volta crolla. Dice alla polizia che lei sì aveva soldato i sicari, ma per farsi uccidere lei e non per uccidere i suoi genitori. E che i sicari hanno sbagliato. Hanno ucciso la madre e il padre e non lei. Viene sequestrato il telefono di Jennifer. Dal telefono di Jennifer risalgono a tutto. Alla complicità con Daniel e ai nomi dei sicari. Viene arrestata insieme a Daniel e i complici per l'omicidio della madre, il tentato omicidio del padre e concorso in omicidio. Gli imputati vengono condannati all'ergastolo senza la possibilità di richiedere la condizionale prima dei 25 anni. Ann Pan ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di sua figlia. Jennifer Pan ancora oggi si dichiara innocente e di non aver nulla a che fare con quella storia.